Ciao a tutti e benvenuti al mio canale. Io sono Dante e oggi vi dedicherò un video molto speciale, i 5 misteri del Visual Kei. Prima di iniziare, come al solito, vi chiedo di lasciare un like e un commento e se volete condividete il video con i vostri amici. In descrizione troverete i link social in cui sono presente. Buona visione! Tutti sappiamo della tragica morte di Hide, il chitarrista degli X-Japan, ma in pochi sanno ciò che accade il giorno stesso del funerale, svoltosi il 7 maggio 1998. Due amici si stavano recando in automobile al funerale dell'amico e del collega di spettacolo Hide, ma ad un certo punto subirono un incidente automobilistico, morendo entrambi sul colpo. Questi due amici erano Hizumi dei Meredith Grail e Utsuku Shibitsu dei Desabil. Il mistero di questo tragico incidente è l'incidente stesso. Non si sanno né le dinamiche né tantomeno le cause di questo incidente. Forse perché, essendo di gruppi minori e non tanto importanti quanto i colossali X-Japan, forse perché i giornali e i media avevano trattato troppo poco la vicenda, o forse perché il pubblico era ancora traumatizzato dalla morte di Hide. A distanza di 22 anni non si hanno né immagini né qualche informazione al riguardo disponibili, o almeno reperibili a frammenti su internet. Se si vuole aggiungere una dose di coincidenza, prima di far parte dei Meredith Grail, Hizumi faceva parte dei Vie Eternelle, tradotto dal francese Via Eterna. Per chi è fan dei Versailles sicuramente conoscerà questa posizione e l'Eternal Member, Jasmine Yu. Mi sembra giusto in ogni caso raccontare le vicende tuttora misteriose di questo personaggio. 3 agosto 2009, Tokyo. Venne annunciato, oltre all'uscita entro i prossimi mesi dell'album Jubilee, il ritiro temporaneo di Jasmine Yu, appena trentenne, per problemi salutari, mai rivelati. 6 giorni dopo i Versailles ricevettero la notizia della sua morte da parte della famiglia. Così decisero di sospendere qualsiasi attività programmata per le date successive. Per il funerale, però, i familiari non invitarono i membri del gruppo, né mai rivelarono quale fosse il suo malanno. Ancora oggi né i membri né i fan possono dare una risposta certa alle domande, ma solo mere speculazioni. Personaggio cult della scena musicale giapponese e importantissimo per la storia del J-Rock, sicuramente avrete sentito almeno una volta sola il nome Hide. Chitarrista degli X-Japan e cantante solista, un benefattore con un cuore d'oro, più unico che raro, e grandissimo sostenitore dei neodebuttanti, ricordiamo le sue opere da benefattore. Promozione della lotta contro l'AIDS, donazione di midollo osseo ad una bambina affetta da una malattia rara, la quale sarà anche presente al suo funerale in prima fila insieme ai parenti e agli altri membri del gruppo. Donazione di sangue ad un ragazzo e donazione di un rene ad un bambino di 8 anni. La mattina presto del 2 maggio 1998 Hide fu trovato morto dalla sua ragazza Emi Takahashi. Infatti la sera prima era stato da suo fratello e aveva bevuto molto e a quanto pare durante la notte, per farsi un massaggio alla nuca praticato da tantissimi chitarristi per via del peso della chitarra, abbia usato un asciugamano con l'aiuto della maniglia della porta del bagno e che ne sia rimasto soffocato. Il funerale si tenne il 7 maggio 1998 e in seguito il suo corpo fu cremato e le sue ceneri gettate nel Pacifico, nelle vicinanze di Los Angeles, una città che lui adorava tantissimo. I funerali di Hide furono un vero e proprio evento pubblico. Migliaia di fan, tra lacrime, vi si recarono per portare omaggio al loro idolo, tant'è che le strade furono bloccate a causa della grande affluenza e molte persone accusarono malori. Durante la cerimonia privata, gli X-Japan suonarono per l'ultima volta Forever Love, in onore dell'amico perso, e Yoshiki fa un discorso che adesso vi leggerò.
Hide era una grande persona, gentile e dolce, e anche se a volte, quando beveva molto, facevo a botte con lui, il giorno dopo che chiedeva sempre scusa. A volte consideravo Hide come mio fratello maggiore, a volte minore. Ormai devo lasciarmi questa tragedia alle spalle e tirare avanti, e invito i fan a fare altrettanto. Salutate Hide e vegliate con amore sul suo sonno eterno. Così conclude. Nonostante abbia detto ciò, alcuni fan pensarono di suicidarsi il giorno stesso, giusto per essere più vicini al loro idolo. Tuttavia, non tutti pensano che la sua morte sia stato un incidente. Alcuni sostengono che si sia trattato di un suicidio premeditato, ma è una teoria che è stata subito scartata per il semplice fatto che aveva grandissimi progetti, tra cui riunire gli X Japan entro l'anno 2000 con un nuovo vocalist. Altri pensarono addirittura ad un omicidio. Infatti alcuni affermano di aver trovato dei video in cui Hide sembrerebbe ancora in vita mentre qualcuno tenta di ucciderlo, ma non si è mai capito chi fu accusato. Molti accusano la ragazza, ma non si hanno tantissime prove al riguardo di questa teoria. Tutti sappiamo quanto sia importante un vocalist per mantenere vivo un gruppo e che bisogna correre ai ripari subito quando si ha un posto vacante del vocalist, soprattutto se si vuole evitare lo sfaldamento della band. In questo caso il gruppo non fece nulla. Ecco la vicenda. Amane scompare all'improvviso dalle scene a partire dal 25 ottobre 2017 e nonostante tutte le preoccupazioni verso il membro, il gruppo si esibì negli eventi programmati. Molti furono i tentativi di contattarlo, ma nessuno ebbe successo, sia da parte del gruppo che dalla parte della famiglia. Nel frattempo il gruppo decise di non muoversi nella speranza che il cantante tornasse, ma invano. A partire dal 1 dicembre 2017 il gruppo continuò definitivamente la carriera senza vocalist, sempre indagando su Amane. Dopo tempo la famiglia rivelò che il ragazzo stava passando un momento di depressione, chiudendo totalmente i rapporti con persone che non fossero suoi familiari. Gli Yusai, non riuscendo più a sopravvivere senza vocalist, si sciolsero e ognuno condusse una strada diversa. 1000 domande e commenti, 0 risposte, e ancora oggi di Amane non si sa nulla. La stessa cosa avvenne nel gruppo precedente, gli Zin, dove il vocalist Riku scomparve all'improvviso dalla scena e Amane lo sostituì, chiamandosi lui. Sono solo coincidenze? Chi ha scavato nel Visual Kei degli anni 90, oltre ai colossi Malice Miser, Lunacy, Baktik e X Japan, avrà sicuramente scoperto anche i Tepias, o tristemente noti come la Band dei Morti, formatasi nel 1990. Tutto filava liscio fino al 25 ottobre 1995, quando durante la registrazione di UPV Chihiro, il vocalist, e Hiroshi, il batterista, morirono dopo un volo dall'altezza di 20 metri di un ponte. Le loro morti sono soggette ancora oggi a teorie del tutto contrastanti. C'è chi dice che sia stato un incidente, il quale coinvolse entrambi. Altri invece sostengono che i due abbiano stipulato un patto in cui si sarebbero suicidati assieme. Le tragedie però non finiscono qui. Nel 1997 Yoshio, il bassista, si suicidò. Le ragioni dell'atto sono tuttora ignote. Fortunatamente tra il 1998 e il 2000 l'unico superstite della serie di sfortunati eventi, Takayuki, il chitarrista, riesce a ricomporre il gruppo e a proseguire la sua carriera musicale. Bene ragazzi, il video si conclude qui. Ditemi quali sono le vostre teorie al riguardo nei commenti e spero che questo video sia stato di vostro gradimento. Questo video è innanzitutto un tributo non solo a queste persone che non ci sono più, ma anche agli altri. Io vi do appuntamento al prossimo video e vi auguro buone feste.